Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo spazio, io sono Emakotov. Oggi facciamo una nuova trailer reaction, ma lo facciamo con un film insolito, perché oggi parliamo di una produzione americana. E voi direte, vi sei messo a parlare di film americani? No, io tratto comunque film asiatici, ma questa è una produzione particolare perché vede coinvolte delle personalità del mondo asiatico di spicco, sia nella produzione in questo caso di James Wan, che è stato grazie a lui che questo film ha preso finalmente forma e corpo dopo vari anni che hanno tentato di riportarlo al cinema. Sto parlando di Mortal Kombat, e il famoso franchising di videogame degli anni 90, quindi famoso per i ragazzi di quell'epoca, tra cui io, che insieme a Street Fighter furono i film degli anni 90, i primi film tratti dai videogame, famosi indipendentemente dalla qualità poi del prodotto finale. Dicevo, James Wan alla produzione, ma nonché anche gli attori, i protagonisti, quindi quelli più di spicco che ci interessano a noi: Joe Taslim, la star di The Raid insieme a Iko Uwais, o Night Come From Us, che è uscito l'anno scorso su Netflix, che qui veste i panni niente meno che di Sub-Zero, il ninja di ghiaccio, insomma uno dei personaggi più iconici del franchising. Hiroyuki Sanada, attore di origine giapponese che lavora a Hong Kong lavorava a Hong Kong da diversi anni, ormai almeno da una quindicina sempre in America a fare film, quindi i ragazzi più giovani lo ricorderanno per le ultime produzioni americane come il film con Keanu Reeves sui ninja, l'immortale Wolverine, l'ultimo Wolverine. Però lui è famoso soprattutto per i film anni 80 di Kung Fu o di arti marziali, Ninja in the Dragon's Den del 1982 o anche Royal Warriors del 1986 con Michelle Yeoh, due grandi chicche insomma, inedite in Italia. Per non dimenticare poi Tadanobu Asano, la star di Ichi the Killer, per dire uno degli ultimi, attore giapponese che ormai anche lui lavora molto spesso in America, che qui invece interpreta Raiden. Quindi questo è il trailer, è uscito proprio ieri, quindi lo commentiamo, ed è uscito poi da poco in italiano, quindi lo vediamo insieme. First learned about this 7 years ago, on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target had superhuman abilities. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. As Mortal Kombat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Name's Jax. Kung Lao. Lord Raiden. The fate of Earth is in our hands. No matter how many of my people we put in the ground, we will not fail. Kill them. Wins. You fucking beauty. Allora, eccoci qua, da che parte iniziare? Beh, intanto mi ricordo l'emozione di quando andai nel 1995, ero piccolo, a vedere quel film al cinema girato da Paul Wes Anderson, che non era
l'Anderson, quello di The Master, del Petroliere, dei grandi film, insomma, ma l'altro Anderson, quello anche di Death Race, che non era per niente male. Quel film aveva tutte quante le sue, diciamo, i suoi momenti sopra le righe, ma comunque si fece ricordare, insomma, ecco, questa, se vedete questa luce che si muove, è il mio gatto che fa casino come sempre. Nica, dai, fammi parlare un attimo di Mortal Kombat. Quindi siamo tornati finalmente nel 2021 a parlare di Mortal Kombat, come diceva all'inizio del video, dopo tanti anni che si era provato, insomma, a portarlo, e quindi questo è quello, le prime immagini finalmente che vediamo. La gente era veramente in attesa spasmodica di capire che cosa, come venisse in qualche modo trattato dopo tutti questi anni. Sembra simpatico, sembra intrattenere. Che cosa posso dire prima di tutto? Intanto, per quanto riguarda, partiamo dalle note dolenti. I costumi, io sono un appassionato di design, di suite, di armature, maschere, e diciamo che Sub-Zero e Scorpion li avrei più fatti simili agli ultimi videogiochi, quindi con un design un po' più particolareggiato. I particolari qui ci sono, ma non così tanto come nel videogioco. Non mi sembrano così curati. In particolare la maschera di Sub-Zero è veramente troppo grande, è talmente larga che mi ricorda quella di Shredder, però nel film degli anni 90, vedi, non a caso, delle Tartarughe Ninja, quindi molto grande rispetto al volto dell'attore. Di profilo comunque rende bene, comunque bello, e frontalmente che è veramente grande. Hanno le armature, insomma, sono un po' troppo carichi secondo me, per poi muoversi in maniera sciolta per le mosse che dovranno in qualche modo fare. Joe Taslim e sia Hiroyuki Sanada sono attori molto fisici, molto scattanti, veloci, e non so questa specie di armature quanto potranno in qualche modo bloccarli. Io le avrei fatte in maniera un po' più asciutta, però allo stesso tempo sempre curata. Comunque, al di là di questi aspetti più o meno personali, di gusto personali, sembra una produzione media, buona, con degli effetti secondo me ancora da vedere. Per esempio, in particolare Goro, nel film del 1995 era una persona con una tuta, quindi con un mega tutone, come erano poi alla fine le Tartarughe Ninja in animatronic, quindi erano tute e movimenti meccanici, in quel caso per muovere anche le altre due braccia dell'attore. Ma qui è fatto in computer grafica, con quei momenti, in quella particolare scena è ancora da rifinire secondo me. Poi gli effetti del ghiaccio di Sub-Zero invece sono fighi, sono fatti bene e sembrano integrati bene alle coreografie, soprattutto sembrano funzionali alle sue movenze e al suo modo di combattere. Credo che alcuni dialoghi, come le battutine, le frecciatine al videogioco, credo che rimangano forse solo nel trailer, non so se rimarranno anche nel film, questo scimmiottare poi le battute del videogioco, vedremo. La storia sembra anche carina e funzionale per fare entrare nel discorso proprio il torneo vero e proprio, quindi non fare un qualcosa che non avesse senso, quindi chiamare tutti questi personaggi a riunirsi per un motivo valido. Sembra esserci, i dettagli della trama in particolare ancora non sono chiari, li vedremo poi dopo, però queste prime impressioni non sono particolarmente entusiaste, ma comunque per gli attori coinvolti e per quel poco che ho visto, e comunque sicuramente sarà interessante. Vedremo, fatemi sapere voi allora nei commenti se vi ha particolarmente entusiasmato. Io, da quanto ho visto in generale, è stato accolto anche leggendo i primi commenti ieri, non avendolo visto, però leggendo le prime reazioni ho visto che è stato accolto bene, sembrerebbe. Io rimango un po' freddino, non più di tanto, perché gli attori coinvolti mi fanno sperare comunque, a quel poco che ho visto, a qualche scena sicuramente carina e simpatica. Non sarà un capolavoro, perché chiaramente questi non nascono per quell'intento lì, però è convincente per alcune cose, altre in meno, quindi non lo vedo, non è stato molto spettacolare, non mi è sembrato molto spettacolare, anche se ho letto in giro che per tanti è stato spettacolare, non si intende da quel punto di vista. Secondo me ci può essere tutto e niente, poi, che vedremo nel film. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina che vi anticipa quando sto per inserire un nuovo video. Ci risentiamo nei commenti, al prossimo video, ciao ciao!